I lievitati per me sono una grande passione e un gran riferimento in cucina. Oggi prepariamo insieme la focaccia ai cereali con pomodorini. Per questa ricetta andrò ad utilizzare, quindi a miscelare, 3 farine del Mulino Caputo. La Oro Manitoba, per la sua elasticità e l'alto contenuto di proteine, la Nuvola, per la sua sofficità, quello che conferisce proprio come morbidità all'impasto, e poi la Cuor di cereali, perché volevo dare proprio un tocco rustico alla mia focaccia. Metto tutte e 3 le farine nella ciotola di una planetaria munita di gancio. Io utilizzo una planetaria, ma ovviamente questa ricetta si può fare anche a mano. Aggiungo il lievito di birra secco, sempre del Mulino Caputo, che si può aggiungere direttamente insieme alle farine, non ha bisogno di essere sciolto prima nell'acqua. Poi chiudo la planetaria e vado a sciogliere il sale nell'acqua. Aziono la planetaria, aggiungo a filo l'acqua con il sale disciolto e poi in ultimo, solo quando l'impasto sarà incordato, anche l'olio. Perfetto, l'impasto come vedi si è incordato, è molto elastico e anche un impasto molto idratato, ed è anche per quello che ho scelto il mix di 3 farine. Ora metto un po' di olio sul piano di lavoro, in modo che non dovrò aggiungere altra farina per impastare il mio composto e quindi la ricetta rimarrà quella originale. Vado a ribaltarci sopra l'impasto. L'impasto adesso è piuttosto morbido, ma è giusto che sia così. Mettiamo un po' di olio sulle mani e facciamo le pieghe, ovvero tiriamo l'impasto e lo pieghiamo verso il centro, e facciamo la stessa cosa prendendo il lembo verso di me e portandolo verso il centro, poi da quello di sinistra verso il centro e da quello di destra verso il centro. Ora ribalto l'impasto, come vedi è già diventato molto elastico solo dopo un giro di pieghe. Ora cosa facciamo? Lo lasciamo riposare almeno 20 minuti, sarebbe meglio mezz'ora, coprendolo con una ciotola ribaltata in modo che non si asciughi, e ripetiamo le pieghe per altre 2 volte, sempre attendendo mezz'ora tra una e l'altra. Perfetto, ora prendiamo la nostra ciotola, ci mettiamo dentro un goccino di olio, il nostro impasto, facciamo ancora una piega, lo rendiamo rotondo. Allora, questo movimento si chiama pirlare l'impasto, cioè vuol dire dargli una forma in modo che spingiamo poi la lievitazione verso l'alto, quindi vedete che cerchiamo di raccogliere e di stringere il fondo, diciamo, dell'impasto, cercando di dargli una forma bella tonda e bella tesa soprattutto. Mettiamo l'impasto dentro questa ciotola appunto leggermente unta, copro con pellicola e lo lascio lievitare almeno per 3 ore. Io lo metterò nel forno spento, magari con la luce accesa se fa freddo, altrimenti solo forno spento. L'impasto è lievitato alla perfezione. Tolgo la pellicola e vado a metterlo direttamente nella teglia che andrò a utilizzare, ben oliata ovviamente, olio extravergine di oliva. Come hai visto, l'impasto è molto elastico, ma dopo la cottura della nostra focaccia avremo un prodotto molto morbido all'interno e molto croccante all'esterno. Vedrai che ti conquisterà. Adesso sto allargando l'impasto in modo da distribuirlo su tutta la teglia. Perfetto, ora che ho distribuito l'impasto su tutta la teglia, prendo i pomodorini, li vado a spaccare proprio sulla superficie della focaccia in modo che il succo del pomodoro resti sull'impasto. Ti avverto che durante questa operazione, come vedi, il rischio di sporcarti è elevatissimo, ma dovremmo correre questo rischio per questa bontà. E dopo aver sistemato i nostri pomodorini con tutto il loro succo sulla focaccia, adesso la vado a mettere nel forno spento a lievitare per almeno mezz'ora. Ed eccomi con la mia focaccia ben lievitata. Adesso l'ultimo tocco è quello di metterci sopra un po' di olio extravergine di oliva. Non vado a toccarla, altrimenti
La faccio sprofondare e un pizzichino di sale. Potete usare anche dei fiocchi di sale, per esempio quelli di Maldon. E ora vado a infornarla in forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti. Ecco, la mia focaccia è pronta, il suo profumo è davvero qualcosa di unico e inconfondibile.